Gente, sono Iso, benvenuti su Rise of the Kingdoms. Quest'oggi vi racconterò la mitica battaglia del KVK che è durata 5 giorni. Ma prima di tutto, dove siamo? Nel KVK Mare della Guerra, un classico KVK composto da 4 campi: acqua, fuoco, terra e aria. Noi in questo caso siamo il campo dell'acqua e abbiamo deciso di allearci con il campo del fuoco. Quindi i nostri avversari saranno terra e aria. Bene, che la guerra abbia inizio. Giorno 1. 13 febbraio. Finalmente dopo giorni i passi 4 diventano attaccabili. Il campo dell'acqua si scontrerà con il campo del vento. Tutti noi eravamo pronti per l'invasione della nuova zona. Per questo mi sono preparato con 4 marce. Prima marcia composta da Ragnar Lothbrok e Scipione l'Africano. Seconda marcia composta da Nevsky e Artù. Terza marcia composta da Boudica e Zughe. E quarta marcia composta da Belisario e Calcao. La quarta marcia servirà solamente per costruire bandiere e la fortezza principale. Bene, tutto era pronto che l'invasione inizi. Centinaia di giocatori invasero la nuova zona. Nuove fortezze vennero piazzate e tantissime balene invasero il campo. Per nostra sfortuna una balena si piazzò proprio davanti al nostro castello, ma riuscimmo comunque ad entrare. E da lì a poco i nemici ci raggiunsero e iniziarono le prime vere battaglie. Ahimè, anche se tutto stava andando e procedendo correttamente, il nemico fu più veloce a costruire le sue fortezze e distrusse 2 delle nostre fortezze principali. L'unica che si salvò fu proprio la mia, la VDC, la nostra alleanza principale. Conclusi il primo giorno di battaglia con 107.000 morti e un incremento di 18 milioni di kill points. Giorno 2. Al mio ritorno la mappa era totalmente cambiata. L'unica fortezza integra era la nostra, la VDC, e a fianco la 59 che è stata costruita come fortezza di supporto. Invece i nemici avevano ancora le loro 3 fortezze principali sul campo. Erano pure avanzati con le bandiere in un attacco a tenaglia e il loro obiettivo era di isolare la nostra alleanza dalle altre bandiere. Quel giorno iniziai la battaglia al santuario, giusto per aggiudicarmi una runa del 10% della difesa. E da lì a poco mi spostai nella zona più alta per fornire supporto ai nostri compagni. Manco un'ora dopo, vedendo la situazione degenerare in tutto il campo, mi spostai nuovamente sul territorio della mia alleanza principale e da lì iniziarono degli scontri che durarono ore. Ma ehi, aspetta, che cos'è? Ho fatto la sfida, è la prima volta che riesco a farla, e vai! I combattimenti continuarono tutto il pomeriggio e verso sera la mia alleanza provò un attacco disperato per tagliare il nemico. Purtroppo il loro numero superava di gran lunga il nostro e ci demolirono tutte le bandiere, una dopo l'altra. Il nemico prese il sopravvento in combattimento e iniziò ad azzerare tutti i nostri compagni, uno a uno. Fu un massacro. E dopo aver preso il controllo della zona, piazzarono una nuova fortezza per impedirci il collegamento con le nostre bandiere. E così si concluse il secondo giorno di battaglia, con un aumento di 22.500.000 kill points e un totale di 452.000 morti. Ma domani la guerra sarebbe continuata.
Terzo giorno di battaglia. Nonostante la battaglia di ieri, eravamo carichi. Durante la notte i nostri compagni si sono dati da fare, recuperando terreno. I nostri compagni di coalizione hanno fatto breccia, distruggendo le loro bandiere e dando fuoco alla loro fortezza. Il nostro compito ormai era uno solo: prendere il controllo della zona attorno al santuario. I combattimenti si fecero intensi, ma riuscimmo comunque a bruciare la loro bandiera. E durante la foga della battaglia avanzammo costruendo una nuova bandiera, una bandiera baciata dalla fortuna. Perché vi chiedete? Semplice, mancavano solo 20 secondi alla fine, ma un rally nemico rischiava di rovinare la nostra avanzata. Sì, la bandiera è stata costruita in tempo e incredibilmente il nemico annullò il rally. Ma hey, non cantiamo vittoria, dato che dopo 5 minuti cominciò a bruciare. Vabbè, ma nonostante tutto riuscimmo a tenere la posizione, finendo così il terzo giorno di guerra. E così conclusi il terzo giorno con un aumento di 12.500.000 di kill points e un totale di 529.898 morti. Giorno 4 di guerra. Ad essere onesti, il quarto giorno mi presi una pausa, entrando solo qualche volta per vedere un po' la situazione. E incredibilmente l'alleanza WPR fece nuovamente breccia, dando la possibilità di costruire una nostra nuova fortezza di 59. Insomma, la situazione si stava ribaltando, fino a che il nemico a sua volta piazzò una sua nuova fortezza per impedirci l'accesso al santuario. Mancava solo un giorno all'apertura ed eravamo ancora indietro. Ciò nonostante, tutti i giocatori più forti del campo dell'acqua scesero in campo per un ultimo assalto. I nemici ormai stanchi si ritirarono nelle retrovie e noi sfruttammo l'occasione per bruciare tutto quanto. Il quarto giorno finì così, con la nostra avanzata verso il santuario. Quinto giorno, ultimo giorno di battaglia. Questo sarebbe stato il giorno in cui si sarebbe deciso tutto. Al mio risveglio ritrovai nuovamente la mappa totalmente cambiata. La mia alleanza, la VDC, si era fatta spazio allargandosi attorno al tempio, mentre i nostri alleati di coalizione si sono spinti in avanti con la loro fortezza, facendo così ritirare tutti i nostri avversari nell'alleanza 25-53. Ormai mancavano solo pochi minuti all'apertura del santuario e iniziarono gli ultimi scontri decisivi. Tre, 2, 1. Incredibilmente riuscimmo a conquistare il santuario. E così, poco dopo la conquista, i nemici cominciarono a ritirarsi dalla loro zona sicura. E questo segnò la fine di una mitica guerra. Ma questa era solamente la prima di tantissime battaglie che ci sarebbero aspettate più avanti. Quindi, alla fine, quante uccisioni ho fatto? Ho iniziato il KVK con 219.302.810 kill points e alla fine della guerra sono arrivato con 272.717.363 kill points in totale. Quindi ho avuto un incremento di 53.414.553 con un totale di 529.898 morti. Il mio obiettivo finale di questo KVK è di arrivare a 300 milioni di punti uccisione. Ci riuscirò? Chi lo sa. Bene, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nelle prossime battaglie. Bye bye.